Eccoci qui pronti a parlare della World Superbike. Ciao ai miei ospiti, ciao Carlo Baldi, parto da te. Ciao a tutti, buonasera. Abbiamo Andrea che rimane con noi, partito il rincalzo dalla MotoGP. Luca Tealdi. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Giacomo, buonasera a tutti. E poi abbiamo Lucia. Chi è Lucia? È la prima volta che la vedete qui sugli schermi di Crazy Motor Life. Lucia praticamente è la gommista del team motocorsa. Sì, ciao a tutti. Lucia, ma questo weekend abbiamo avuto tanto da fare tra rain, slick, monta, smonta. Come la vive all'interno del paddock? Come si vive dentro il box? Io premetto che la mia prima esperienza è proprio come gommista nel mondiale Superbike, perché ho esperienza ma non nella Superbike. Quindi già vedendo l'anno scorso con le intermedie, il rain, ero partita un po' preoccupata, no? Ho detto, oddio, che weekend sarà, se ne è molto imprevedibile, col vento, freddo, sole. E quindi questo weekend è stato un po' impegnativo, perché abbiamo fatto il venerdì che c'era il sole, quindi slick, ed eravamo convinti comunque, tenevamo d'occhio le previsioni. Poi ad un certo punto è arrivato le nuvole e sabato pioggia, quindi è stato bello impegnativo, è stato parecchio impegnativo. Carlo, tu l'hai vista da casa questa volta, non sei andata, quindi te la sei risparmiata sta pioggia, ma che weekend abbiamo visto? Sei peggiorato, Carlo. Com'è? Sei peggiorato, un tempo non saltavi neanche una gara. No, Assen e Donington io le salto, sono posti di beep e quindi non ci va. Comunque no, volevo dire a Lucia, ma dicono che Lorenzo Mauri abbia una frusta nel box e vi picchi tutti, ma a te non ti picchia, cioè te non... No, non è vero, non è vero. A te, ecco, eccolo qua, sto scherzando, tra l'altro ci siamo sentiti con Lorenzo durante il weekend, abbiamo fatto anche una bella intervista dove si è un po' sfogato. Scusami Giacomo della digressione, volevo salutare Lucia, forse ci siamo anche intravisti nel box. Sì, nel camion, ogni che tanto, ti hanno consegnato... insomma, siamo tutti di corsa e quindi... Ma è stato un weekend dove io ho scritto che ci sono cadute tutte le sicurezze che avevamo finora, no? Cioè la lotta a due BMW Ducati e vince una Yamaha, i due dominatori Toprak e Bulega e vince Locatelli. Quindi insomma è successo un po' di tutto, questo è anche il bello del motociclismo, no? Come dicevate prima, ho detto anch'io, il pilota migliore sulla moto migliore, ma le variabili sono talmente tante che poi alla fine può succedere anche che una Ducati si fermi due volte. Mi è venuto in mente, ora non so chi se lo ricorda, nel senso che siete molto più giovani, è successo a Carlos Ceca, mi sembra nel 2012 a Salt Lake City, gare stravinte e tutte e due le volte si fermò nello stesso round. Ecco, mi è venuto in mente quello. Quindi Ducati è anche recidiva, volevo dire. Luca, Andrea, parto da te Andrea, visto che ha vinto un Andrea. Ha massimizzato la disavventura di Bulega, il nostro Locatelli, e senz'altro, ora a mio modesto parere in questo momento magari la R1 non è la moto di punta del lotto, non voglio dire la più performante, perché comunque alla fine lui in questa prima parte di campionato nei limiti del possibile è riuscito a portarla là davanti. Però nonostante tutto sì, mi è molto piaciuto in un tracciato probabilmente anche più favorevole alle caratteristiche della moto. Ha disputato un fine settimana sempre nelle posizioni che contano. Poi ecco, sì, concordo il ragionamento di Carlo, nel senso che nel motociclismo ci sono tantissimi imprevisti dietro l'angolo, a maggior ragione in Superbike dove abbiamo 3 gare nell'arco di 2 giorni. A livello prestazionale continuo a sostenere che Bulega
regolamento permettendo, perché poi sappiamo che in Superbike il regolamento è molto cervellotico, però allo stato attuale delle cose Bulega e Ducati sono un po' il binomio da battere. Quindi ecco, credo che nonostante tutte le disavventure che hanno avuto in questo fine settimana, già dal prossimo appuntamento loro continueranno a essere il punto di riferimento della Superbike. Prima di dare la parola a Luca, faccio un breve recap di come sono andate queste gare. I podi: Race 1, Bulega, Locatelli, Petrucci. Super Pole, Toprak, Loos, Bautista, ma Bulega era tranquillamente in seconda piazza quando la moto lo abbandona. Andiamo a gara 2. Locatelli, Bautista, Gardner, ma Bulega era in solitaria davanti dopo una rimonta fantastica, ma la moto si ammotorisce nuovamente. Luca. Sì, sono state 3 gare che ci hanno tenuto alla fine in un modo diverso rispetto a quello che avevamo visto a Portimao, ma ci hanno tenuto sulle spine, perché con questo colpo di scena di Bulega fuori per 2 volte domenica, ecco, non ce lo aspettavamo. Come dicevate prima, partiva come uno dei favoriti alla vittoria finale, così come non ci aspettavamo di vedere, secondo me, la prima vittoria di Locatelli qui Yamaha su questa pista, ma io sono felice, nel senso se l'ho meritato, proprio qui dove ho ottenuto il primo podio in Superbike 4 anni fa. È stato bravo ad approfittare del problema che ha colpito Bulega. Lui è vero che ha vinto, è vero che sarebbe arrivato secondo probabilmente se Bulega non avesse avuto quel problema, ma c'è anche da dire che lui era lì nella condizione di approfittarne, quindi il suo merito c'è, perché a me, ecco, anche dalle interviste lui si dimostra sempre un pilota molto umile, che lavora, che dice io penso al mio, io penso a fare gruppo con la squadra per continuare in questa direzione, quindi è bello, che è anche un po' romantico che abbia vinto proprio dove ha ottenuto il primo podio in Superbike 4 anni fa. Carlo, la moto di Bulega si ammotorisce, ma abbiamo capito perché, cosa è successo, cosa non è successo? Se parliamo di moto, io vorrei dire una cosa, facendo forse un mezzo passettino indietro, e poi voglio sentire Lucia che aria si respirava lì non solo nel box motocorsa, ma insomma un po' nel paddock. Non dimentichiamoci che questo è stato il primo weekend dove BMW e Ducati hanno avuto un'ulteriore riduzione dell'ingresso di benzina nel cilindro. Guarda caso vince la Yamaha, per carità, siamo sempre al discorso di prima, 1000 variabili, tante cose, però è un fatto ormai consacrato che i regolamenti stiano cercando in tutti i modi di aiutare soprattutto la Yamaha, perché quando si parla di consumi, la moto più favorita, non lo dico io, lo dicono i tecnici che ci capiscono, è senza dubbio la Yamaha. Quindi dai, forse ci sono riusciti, perché mi diceva appunto Lorenzo Mauri che loro da privati soffrono logicamente un po' di più, però il giovedì ti vengono a dire che hai meno benzina, hai anche poco tempo per inventarti qualcosa per supplire al deficit. Inoltre hai dei surriscaldamenti, cioè la moto cambia. Come dicevamo io e Luca ieri, mi sembra che chiacchieravamo, la moto non è che sia un motore, i freni, cioè è un insieme, è chiaramente un meccanismo. Se andiamo ogni volta a cambiare qualcosa, il meccanismo ne risente. Ora Bulega non si è fermato, non penso che si sia fermato per un surriscaldamento dovuto alla minore benzina, ma sicuramente la moto saliva meno di giri, sicuramente magari hanno dovuto mettere insomma dare un po' più di brillantezza al motore, proprio perché qualcosa hanno fatto, guarda caso, sarà un caso, non discuto. Per cui dicevo, Lucia, qual è stato il commento nel vostro box, insomma, di gente che Ducati ne capisce
Scusami Giacomo, faccio io la domanda a Lucia, ma sono interessato. Cosa dicevano i ragazzi, Lorenzo, ma anche tutti, di questo discorso di bullying? Secondo loro cosa poteva essere? Allora, abbiamo avuto poche occasioni di parlare di bullying perché poi il tempo stringeva, abbiamo dovuto smontare il box e tutto. Però appunto per il regolamento l'elettronico è arrivato e siamo dovuti rimanere di più nel box perché dovevamo fare tutte le mappe nuove, o comunque dovevamo capire come fare con questo nuovo regolamento. Abbiamo dovuto appunto rifare delle procedure e lui fa: non posso saperlo il giovedì quando arrivo in un weekend di gara, cioè bisogna lavorarci. Poi io comunque sto molto nel retro box, quindi posso dir poco, però no, sì, così le voci. sì. E insomma non è piaciuto molto come regolamento, perché si è visto, cioè da magari spettatore sono più belle le gare, però per chi ci lavora dici: ma perché favorire una moto rispetto a un'altra? Cioè, quindi diciamo non è stato molto gradito come riduzione ancora di più di benzina. Andrea, abbiamo perso la meritocrazia in World Superbike? Vabbè, penso da anni il regolamento della Superbike è tema di discussioni profonde tra team, addetti ai lavori, appassionati, tifosi. Cioè, parliamoci chiaro, il regolamento della Superbike è scritto male. Cioè, penso anche Carlo, che ormai mastica la Superbike da una vita, può concordare con quello che sto dicendo. Cioè, che sia ora con il discorso del flussometro, in passato con i giri motori, cioè è diventato tutto troppo schematizzato, cioè ci si basa troppo sulle prestazioni dei migliori piloti, cioè bisognerebbe avere una mente un po' più ampia e capire bene quello che è il quadro della situazione, perché anche adesso BMW e Ducati sono state, tra virgolette, castrate. Però come mai sono state castrate? Perché Bulega, Phillip Island e Toprak a Portimao avevano monopolizzato la scena. Certo è che se te vai a vedere Van der Mark nel caso di BMW o il secondo miglior pilota Ducati nelle prime 6 gare della stagione, tolto Assen, cioè ti lascia un po' il dubbio, cioè ma perché penalizzano Ducati e BMW quando c'è solo un pilota magari che va forte, che vince, che lotta per la vittoria? Cioè ormai è una brutta, cioè una ricorrenza che si ripete da tanti anni, cioè ormai è così da quanto? Penso almeno 10 anni, che ogni stagione sentiamo parlare il regolamento della Superbike va cambiato, non va bene. Cioè andrebbe tracciata una linea e ripartire da capo. Visto che Luca parlava di podi, è stato anche il primo podio di un certo Sam Lowe's, per la prima volta sul podio in World Superbike. Luca, te l'aspettavi? Ma guarda, sì e no, nel senso che sappiamo che in questo momento la Ducati è la moto con il miglior pacchetto in Superbike. Lowe's è un pilota che ha molta esperienza anche nel motomondiale, aveva iniziato molto bene questa stagione già dall'Australia, per cui era solo questione di tempo, secondo me. Carlo, noi l'abbiamo sempre detto, c'è una griglia che, a parte i 2 2/3 che ci aspettiamo sempre lì davanti nelle prime 3 posizioni, o almeno a giocarsi le prime 3 posizioni, poi è normale che una volta ci possa essere Lowe's, una volta Petrucci, una volta Iannone, ma Sam è cambiato da un Gran Premio all'altro, o già avevi visto qualcosa che ti faceva pensare ormai è maturato al punto da poter salire sul podio? Sicuramente lui è cresciuto l'anno scorso, non dimentichiamoci che lui appunto Moto2 e era stato campione del mondo della Supersport,
tra i due gemelli era quello considerato più bravo, anche se secondo me sono uguali anche in quello, e poi era andato di là in Moto2 dove è andato a correre, e quando è tornato qua per lui era tutto nuovo, moto, team, tutto, cioè team nel senso sì, l'hanno costruito per cui era un team nuovo per tutti ma anche per lui. Per farla breve, l'anno scorso ha imparato, ha fatto un po' è partito piano, poi ha fatto un po' di alti e bassi. Quest'anno sì, era subito chiaro che innanzitutto c'è una Ducati, quindi insomma la moto ce l'ha, il team è molto valido e lui è un pilota che ha solo un problema, che è quello degli alti e bassi. Ad Assen abbiamo visto solo gli alti, speriamo che continui così, perché parlando del gemello, perché ripeto secondo me sono veramente uguali, mi diceva Pere Riva che Lowe's è un pilota, ecco diciamo Lowe's così vale per tutte e due, Lowe's è un pilota molto veloce, mi diceva Pere, non abbiamo dubbi, è che deve dobbiamo cercare di farlo essere regolare, e questo è anche il problema di Sam, dove insomma ad Assen invece la pista gli piace, siamo sempre lì, poi sai a quei livelli basta anche qualcosina in su o in giù che può cambiare le cose. E lì era in palla, la pista gli piaceva, non ha commesso errori, bontà sua, e quindi sono contento perché comunque se lo meritava, insomma il pilota è valido e la squadra è molto valida, la squadra secondo me è veramente a livelli molto alti. Prima di passare a Lucia per poi fare un discorso un po' più ampio per quanto riguarda il nuovo, Andrea, anche secondo te i tempi erano maturi per raggiungere questo risultato? Bah, sì, sono d'accordo con le parole di Carlo, nel senso che ci stava il 2024 di apprendistato di Sam, era un po' da mettere in conto perché il passaggio Moto2 Superbike non è così scontato. Nel weekend di Assen, ma anche in questa prima parte di stagione, mi ha piacevolmente sorpreso. Devo dire che sia lui che il fratello Alex hanno sempre avuto ottimi mezzi, cioè ottime capacità, un ottimo potenziale velocistico. Insomma, Sam è un campione del mondo supersport. In Moto2 io sono convinto che nella stagione 2020, se non si fosse infortunato in quella gara a Valencia, per me il mondiale lo avrebbe vinto. Alex ormai è un habitué del mondiale, campione 2013 del BSB. Quando Jonathan Rea è passato in Yamaha, lui ha preso le redini del progetto Kawasaki, questo 2024 un po' di transizione tra progetto Kawasaki e progetto Bimota. Adesso si fa male a giudicare Alex. Sam invece sono convinto che se trova la quadratura del cerchio da qui a fine stagione potrà sicuramente lottare per il podio. Adesso è chiamato al vero salto da qualità, cioè nel senso, ok, è arrivato sul podio, però deve iniziare a dare costanza alle sue prestazioni, che come diceva prima Carlo, insieme al fratello è stato un po' il loro tallone d'Achille nel corso di tutta la loro carriera. Prima parlavamo di MotoGP, cioè Viñales adesso, tolta la penalizzazione, anche lui un pilota che ti fa una gara clamorosa come quella di ieri, si gioca la vittoria, poi magari sparisce per 2 o 3 gare, poi torna là davanti, cioè capito, sono quei piloti che stentano un po' a trovare una costanza di rendimento nel corso della stagione per motivi di vario tipo, insomma piste, gomme, moto, cioè ci possono essere varie concomitanze di cause. Secondo me però adesso ci sono i giusti presupposti affinché lui possa diventare una costante nelle posizioni che contano, perché insomma il team non ha bisogno di descrizioni, la moto è una moto vincente, quindi sarà interessante seguirlo. Lucia, passo a te, perché parlando anche di Ducati e di nuovi team, nuovi piloti, voi avete in casa un pilota esordiente. Sì, Ryan. Com'è? Raccontacelo un po'. Ma è un ragazzo cioè che ha voglia di fare, ha voglia di imparare, viene comunque dal BSB, quindi non è un ragazzino insomma che non ha mai corso,
però passando dal BSB alla Superbike è stata un po' tosta. Però lui ha voglia di fare, c'è del potenziale comunque, gli piace la squadra, anche noi abbiamo trovato il feeling, quindi secondo noi possiamo fare una bella stagione. Aveva mai girato sulle Rain? Sì, durante i test di Portimao. Abbiamo beccato sempre l'acqua, a Portimao abbiamo girato ed era andato forte anche lì. Perché nella sprint raggiunge la 10ª piazza, che credo sia stato il suo miglior piazzamento quest'anno, sino ad ora, no? Sì, eravamo parecchio contenti. Peccato che è arrivato 10º, se fosse arrivato 9º partivamo più avanti, però è stato un bel risultato comunque. Carlo, questi piloti inglesi quando arriva la pioggia si svegliano. Ma addirittura McKenzie era talmente in alto che secondo me quando ha visto la classifica è caduto, si è sbilanciato e dice oddio ma sono io quello, perché era 8º mi sembra a un certo punto, con grande gioia del mio collega Gordon Ricci che è scozzese, che lui ogni volta dice vedi quando piove dico ci credo, piove sempre, cioè, voglio di voi è sull'asciutto che avete problemi che non siete abituati, a parte gli scherzi. Sì, beh, loro sono esperti, ma sai, sul bagnato poi non è anche sì, logicamente l'inglese, ma non dipende tanto da nazionalità, no? L'anno scorso vinse Spinelli, in modo molto particolare, però voglio dire ci sono dei grandi pesci, o tonni come li chiamiamo, che non sono solo inglesi. Però ecco sì, tornando un attimo, scusami, a Vickers, penso che sia veramente ben voluto da tutti, è entrato nel cuore di tutti e quindi diciamo ecco che veramente lo stanno tutti spingendo giustamente e io spero che abbia anche quel talento che nel tempo, perché non è facile, lo porti a risultati buoni, perché lo merita lui e soprattutto lo merita la squadra. Ora vi chiedo una riflessione. Andrea, parto da te. Questo mondiale probabilmente si giocherà su un distacco risicato di punti per quanto riguarda Bulega e Toprak. Avergli fatto perdere 2 gare come casa gli può essere costato già il mondiale? Ma al momento è difficile da dire. Senz'altro è un 0-0 che almeno nell'immediato può pesare. Ad ora no, perché insomma Bulega nonostante tutto è sempre là davanti in campionato. Certo è che con 3 gare a weekend ogni punto può fare la differenza, insomma la storia ce lo insegna. Io se mi medesimassi in Bulega penserei, cioè crederei che questo 0-0 debba rappresentare un monito per dare ancora di più nel prossimo appuntamento, cioè perché poi fondamentalmente noi non gli possiamo imputare nulla, cioè nel senso sono vicissitudini che al di fuori del suo controllo, cioè non è che stiamo parlando di errori madornali, cioè, quindi ecco, secondo me sono convinto che può anche sorvolare al di sopra di questi 2-0. Luca, anche secondo te? Sì, anche secondo me, perché arriva dalla tripletta dell'Australia e al momento è ancora primo in classifica. Quello che è successo non è dipeso da lui. Lui quello che poteva fare l'ha fatto al meglio e al massimo, perché era prima dell'ultimo problema in gara 2, era primo essendo partito 10º. La velocità ha mostrato di averla in più occasioni e quindi il campionato è ancora lungo. È vero che, come ha detto anche lui stesso, esce da Assen con davvero pochi punti raccolti, quelli della vittoria di gara 1, però la stagione è ancora lunga e la sua velocità c'è e si spera che non abbia sempre problemi ogni weekend, anche in 2 gare allo stesso giorno, quindi io penso che dai, lui quello che poteva fare l'ha fatto al massimo.
sono sicuro che non ci guarda, ma se ci guarda so dove ha le mani in questo momento. Andrea, ti vedo con la mano alzata, cosa vuoi dire? Volevo soltanto integrare al discorso che stavamo facendo un po' tutti. Secondo me in questo momento più che su Bulega noi ci dobbiamo soffermare sugli altri, nel senso che in questo momento secondo me ancora non è emerso, almeno a livello di punti in classifica, un reale antagonista di Bulega, nel senso che Toprak, cioè sulla carta è Toprak, però lo abbiamo visto nel fine settimana di Assen, a parte la Super Pole Race sul bagnato, per il resto ha un po' stentato, soprattutto in gara 2. Quindi ecco, finché vanno così le cose, cioè se lui raccoglie uno 0 e resta in testa al campionato, può dormire sonni tranquilli. Se poi Toprak magari si risveglia, e quello è un altro discorso. Io comunque resto dell'idea che secondo me quest'anno Toprak, si parlerà di Toprak più per aspetti fuori dalla pista che quelli legati al suo rendimento sportivo. E qui magari tiro in ballo anche un altro macro tema che forse poi andremo a trattare da qui. Carlo, prima di passare a te e prendere proprio il filo conduttore da Andrea, visto che Andrea ha parlato di gomme, passo da Lucia. Lucia, le BMW sono state le uniche in gara 2 a partire con le gomme più dure, sia davanti che dietro. Sì. Non so giudicare la scelta, sinceramente, perché appunto avendo appena iniziato devo ancora anch'io capire diversi meccanismi. Però ad esempio noi siamo andati con la sperimentale dietro, con la nuova carcassa che era la S0126 e davanti l'SC1. Comunque noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, e anche a livello di gomme non abbiamo avuto dei bei consumi, anche parlando col capotecnico ci siamo trovati bene. Quindi poi dipende anche, perché Ryan è un pilota nuovo, deve ancora capire tante cose, quindi la scelta delle gomme non è che dico che è paragonabile, cioè non puoi paragonarlo magari a un Bulega che dici cavolo, lui le sfrutta di più perché le conosce di più. Siamo all'inizio, quindi anche Ryan deve iniziare a capire, anche noi come squadra, perché siamo nuovi, dobbiamo iniziare a capire, quindi noi ci stiamo basando sulle nostre scelte, non guardiamo magari gli altri, cioè ad esempio bien, perché sono moto diverse comunque, però noi abbiamo optato per una scelta diversa rispetto a BMW. Sì. No, scusami, volevo, se Giacomo mi consente, volevo farti una decina di domande, no, poche. Nella Super Pole Race avete dunque, aspetta, non voglio disturbare, insomma, la SCQ, ecco, rifaccio una domanda esposta diversamente. Avete usato la SCQ? Sì, ma la morbidissima, insomma. Sì, nelle qualifiche. Solo nelle qualifiche. Sì, solo nelle qualifiche. Con la pioggia non avete avuto problemi, cioè le gomme sì. problemi No, zero? c'era una sperimentale davanti. Sì, e com'è andata per voi, chiaramente? No, noi abbiamo provato appunto la sperimentale, che era la S158, e non si è trovato male. Poi i commenti non li ho sentiti molto perché appunto sono dovuta andare subito da Pirelli e quindi non ho potuto ascoltare e parlare magari anche col capo tecnico, però non ho avuto riscontri negativi. Cioè, poi il risultato si è visto, quindi diciamo si può dire che gli è piaciuto. Ma questo forse nel senso, non so se te lo ricordi, perché è un dato che sicuramente hai visto. In gara 2, quello che non ho capito, la temperatura dell'asfalto com'era? E non era altissima come in gara 1, però noi a livello di consumi non abbiamo avuto problemi. No, perché... Scusami. Sì. No, prego. No, perché allora la gomma di Toprak ha blisterato, cioè sparava i pezzi, e quella di Gerloff uguale. Infatti io volevo poi, se sentirò in questi giorni Barbier, perché insomma lì secondo me ci sono stati dei grossi problemi, non per tutti. Infatti hanno analizzato un po' di gomme, anche la nostra l'hanno tenuta da parte da analizzare, però anche io da Pirelli comunque ho uno sguardo, ogni tanto li guardo le gomme degli altri, ce n'erano alcune proprio rovinate. Poi non so se lì è stata una questione di pressione, una questione di assetto lì o temperatura.
Sì, È molto sì. strano perché veniamo da due circuiti tremendi per le gomme, che sono ciao, che sono Phillip Island e Portimao, per abrasione, per mille motivi, e la Pirelli era convinta ad Assen che allora, asfalto non tanto abrasivo, no? come penso vi siete assolutamente accorti, gomme tranquille, nel senso non è che abbia fatto o troppo caldo o troppo freddo, ci sono state sono stati invece dei risultati tremendi, quindi non lo so cosa sia successo ed è molto strano sia successo ad Assen. Chiedo scusa Giacomo, ma era una parentesi secondo me No, interessante. erano Le gomme. delle domande che tra l'altro volevo fargli io. Infatti, Lucia, proprio, ho chiesto al team motocorsa proprio se potevamo avere Lucia questa sera, proprio perché è stata proprio la parte di weekend più movimentata all'interno del box, con le scelte che hanno dovuto fare per differenza di temperature e differenza proprio di condizioni meteo. Sì, Scusami, poi non io volevo ho poca rubarti le esperienza domande. comunque. L'importante sono le risposte, non le domande, Carlo. Certe volte anche le domande, ma fatte da te, comunque hanno sempre il suo No, perché. figurati. Allora, Se posso dire una invece, cosa, posso... due. Mi Assolutamente. scuso se ho poca esperienza, sto ancora, però cioè, rispondo quello che posso, perché Ma comunque assolutamente. Cioè, all'inizio... non ti devi scusare di nulla, perché tutto quello che dici tu è un in più a quello che non No. sappiamo noi. Quindi già comunque stai colmando delle lacune, perché E se poi metti tutto quello... me e Carlo a montare ruote, insomma, vanno con i cerchioni E poi quadri. tutto quello che dici può essere usato contro di te, quindi fai bene a non dire tanto. Scherzo Riprendo il chiaramente. filo conduttore che aveva lasciato Andrea. Parleremo di Toprak, ma quest'anno ne parliamo più per la World Superbike o per quello che dovrebbe fare nel 26? Carlo. Io? Ma Certo, non so, tu mi l'hai dico intervistato ultimamente, quindi ci hai no, parlato perché di qui persona. devo parlare, cioè devo poi, qui si smette di parlare di Superbike e si parla di quell'altro campionato di cui parlavate prima, che pensavo non lo facessero più, invece ho visto che corre ancora e sembra che Toprak voglia proprio andare lì. Io dico sempre, da quando salta fuori questo argomento, ma lo dico dall'anno scorso, ma non lo dico solo io, l'ha detto anche Kenan Sofuoglu e lo dice Toprak con i 2 minuti. Toprak andrà in MotoGP, poi che vada sulla Yamaha, sulla Honda, sulla Parilla, non lo so dove andrà, non mi interessa il giusto, ma lui vuole andare in MotoGP. Kenan Sofuoglu sta lavorando da 2 anni per andare in MotoGP, solo che hanno firmato un contrattino di qualche milione con la BMW che gli ha detto voi andate, poi noi abbiamo degli avvocati eccetera, e quindi sono rimasti molto tranquillamente lì. Però ci andrà sicuramente, dicono Honda o Yamaha, non lo so, però insomma il problema, ma è un problema relativo, è che il prossimo anno la Superbike potrebbe perdere Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razatioglu, cioè i tre che sono stati protagonisti negli ultimi 3 anni praticamente. Però questa è, anch'io prima o poi andrò in pensione parlando di Bautista, insomma. Andrea, visto che la palla a balzo l'hai tirata tu, Ma sì, anch'io credo che i tempi siano ormai maturi per vedere finalmente Toprak in MotoGP, perché insomma è un campionato che è sempre stato il suo pallino già da qualche anno fa, se ci ricordiamo la telenovela, passatemi il termine, test con Yamaha, test non test, sì, no. Allora, io credo che vabbè, partiamo da un presupposto. Lo stesso Kenan Sofuoglu ha dichiarato pubblicamente che in questo momento sul tavolo ci sono 2 opzioni, Honda e Yamaha. Non so se andrà in porto, ma se andrà in porto, a mio parere, credo che forse la soluzione più percorribile sia Honda, nel senso che memore di quello che sostenevano i diretti interessati a suo tempo, cioè Toprak per passare in MotoGP pretende di avere un team ufficiale alle spalle. Allo stato attuale delle cose, secondo me Yamaha non glielo può fornire. È vero che a breve scadranno molti contratti dei piloti MotoGP, però io
non sono tanto convinto che Yamaha possano esserci le porte aperte per lui. Più probabile in Honda, e vediamo, c'è una situazione in divenire, però come ho detto all'inizio sono convinto che ormai i tempi siano maturi, e un po' di curiosità io ce l'ho di vederlo all'opera in MotoGP, insomma non sarebbe il primo. Sì, prego Carlo. No, scusami, dicevo, proprio tu che segui anche i campionati minori, ma non potrebbe andare in Pramac? Sì, ma cioè alla fin fine, nel senso, non sarebbe una situazione troppo diversa da quella che si presentava nel 2021, no, adesso vado a memoria, 21-22, cioè all'epoca comunque Yamaha aveva un team satellite a disposizione, ma Toprak voleva a tutti i costi il team ufficiale. Sì, cioè ora come ora in Pramac avrebbe comunque la stessa moto del team di riferimento, però poi che si sa che nel corso della stagione determinati aggiornamenti magari possono arrivare in ritardo rispetto al team factory. Quartararo ormai è già sistemato, forse Rins, ora vediamo, anche lui se non ricordo male ha il contratto in scadenza a breve, quindi forse potrebbe essere lui la vittima sacrificabile del progetto Yamaha all'interno della struttura factory, però io credo che Kenan Sofuoglu in questa fase stia mandando chiari messaggi a Honda, credo. Sono completamente d'accordo, perché lui poi è un, vabbè, insomma, possiamo dire un bravo manager o un figlio di Beep, come volete voi, però insomma voglio dire ha un bello pelo sullo stomaco, ed è giusto che sia così, visto che fa quel lavoro, e chiaramente non vuole sedersi, non può sedersi al tavolo della trattativa con Honda senza avere una presunta seconda scelta, no? Quindi dice a Honda: attenzione che se non fate come dico, insomma non troviamo l'accordo, io ho anche quelli di là, poi magari quelli di là si fa come quando eravamo alle elementari, che io sono fidanzato con lei ma lei non lo sa, insomma, ecco. Sì, anche perché ora non ho, cioè, rispondo sinceramente, non ho indagato personalmente sulla vicenda, ma può anche essere stato un bluff da parte di Sofuoglu nel dire: guardate, abbiamo Honda e Yamaha, ma chi lo può dimostrare che Yamaha in questo momento è interessata a Toprak per la MotoGP? A me stamattina mi ha telefonato Belen, però cioè, gli ho detto che ero impegnato, stavo facendo la preospedalizzazione. È il classico gioco delle parti. Magari ecco, con Honda sono arrivati, cioè ci può stare che siano arrivati a decidere determinate dinamiche contrattuali, poi si sa che un manager può pretendere un determinato tipo di ingaggio, un determinato tipo di trattamento nel corso della stagione per il proprio pilota, quindi sai, sono giochi che ci stanno in una trattativa di grossa portata come questa, anche per cercare poi di convincere in tutti i modi i riceventi ad accettare le richieste poi dell'entourage del pilota in questo caso. Gli auguro di prendere in GP quello che prende in BMW, perché guarda che in BMW prende non so quanto, chiaramente, voglio dire, non c'ho il contratto davanti, ma ti garantisco che prende dei soldi che di là in GP in pochi prendono, quindi insomma sì, no, forse è quello anche, noi non dimentichiamolo, perché noi si parla di milioni, tanto non neanche li vediamo passare, però insomma i milioni è tanta roba. Mi piacerebbe sapere, figurati, mi piacerebbe sapere da Luca e Lucia se l'idea di vedere un Toprak in MotoGP li stuzzica un po', e poi vi chiederei, mentre loro ci dicono la loro, di fare di seguire una mia piccola riflessione. Ma Bautista ha accettato di fare il terzo incomodo, cioè quello che ogni tanto sale sul gradino più alto del podio e che porta la moto là davanti tutte le volte che può, o
ancora qualche velleità per il campionato c'è, però prima Luca e Lucia per quanto riguarda Toprak. Su Toprak io penso che io personalmente a me piacerebbe vederlo, dispiacerebbe, da un lato mi dispiacerebbe se lui lasciasse la Superbike, ma dall'altro sarei curioso di vederlo in GP, perché è un pilota dal talento incredibile e il nome è uno, quando pensi a Superbike negli ultimi anni pensi a Toprak, quindi grazie alla sua velocità, ecco, secondo me la sfida della GP lo stuzzica, perché lui comunque è un pilota a cui piacciono le sfide, già quella con BMW non era semplice, in più conosce già le Pirelli e quindi ecco, quella della GP sarebbe un'ulteriore sfida che secondo me lo stuzzica sia lui sia il suo manager, in cui potrebbe riuscire a dire la sua, ecco, è proprio nella sua indole quello. E su Bautista sì. Scusami Luca. Sì, niente. E No, Lucia, sì. tu che pensi? Uno in meno da battere? No, cioè allora a livello di campionato sarebbe un peccato perderlo, perché comunque negli ultimi anni è stato veramente un gran pilota. Anche quando ha vinto il mondiale con Yamaha era l'unico che faceva vincere la Yamaha, insomma, si è visto, no? Dato via lui, la Yamaha ha fatto molta fatica, anche Rea pensava magari di arrivare a trovare una moto come quella di Toprak, ma poi alla fine era Toprak che faceva la differenza. Quindi vederlo in MotoGP, che comunque Honda e Yamaha sono in difficoltà, potrebbe essere un tassello in più, però sarebbe bello vederlo, sarebbe una bella sfida. Però non saprei come potrebbe andare. Almeno lo storico dice che comunque con delle moto che facevano fatica ha fatto bene. Quindi magari in MotoGP potrebbe dare una mano in più, insomma, sarebbe comunque bello vedere un Toprak in un altro campionato, sfidare Marquez, sfidare tutti quei piloti lì. Quindi Luca, riparto da te. Secondo te Bautista ha appeso le velleità a chiodo? Ma io no, non penso. Io penso che lui sia molto consapevole dei suoi mezzi e della sua situazione, ma allo stesso tempo mi appare molto tranquillo e sereno, nel senso lui è consapevole di non essere al livello di Toprak e Bulega attualmente, ma allo stesso tempo dice continua a lavorare, non si dispera per questo. Io lo vedo tranquillo, lo vedo sereno, ma secondo me non ha gettato la spugna per il mondiale, ma io la vedo difficile, perché Toprak e Bulega hanno dimostrato di essere in questo momento, nonostante quello che è successo questo weekend, i due principali contendenti al titolo, e vedo più un Bautista che lavora con calma e che ne approfitta, che c'è quando può e quando riesce, ma non lo vedo come un contendente al titolo, anche se ovviamente lui è lì. Questo potrebbe essere anche il suo ultimo anno, come diceva Carlo, quindi sicuramente la spugna fino alla fine non la getta, però quello che mi stupisce di lui è che è proprio questo suo, almeno per quanto mi appare a me, poi sicuramente Carlo mi puoi confermare o contraddire, però mi sembra che sia molto tranquillo, nel senso di ammettere che non è a livello di Toprak e Bulega attualmente, ma allo stesso tempo dice ci provo. Lucia. Sì. Io l'ho visto anche l'errore che ha fatto in gara 1 tirando giù Lowe's, cioè non è più il Bautista di qualche anno fa, lo vedo un po' più in difficoltà, insomma. Poi comunque Bautista, cioè, non è l'ultimo arrivato, è un campione del mondo, quindi sa come si guida, però non lo vedo più come l'anno scorso magari, che anche l'anno scorso magari era un po' più in difficoltà, però il suo ha vinto. Quest'anno lo vedo meno protagonista. Sì, potrebbe anche lui mettere magari il becco, potrebbe essere il terzo incomodo in alcune gare, ma non lo vedo una costanza come magari Bulega, perché anche Toprak in gara 2 non è stata proprio una costanza, cioè mi ha stupito vederlo dietro poi, però comunque non dominatore come a Portimao. Quindi sì, potrebbe essere il terzo incomodo, però per il mondiale la vedo veramente, veramente dura. Andrea. Sì, concordo con tutto ciò che è stato detto. Oggettivamente negli ultimi 2 anni, anno e mezzo,
non è più il Bautista brillante come lo abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa. In cuor suo credo che sappia che allo stato attuale delle cose Bulega e Toprak ne hanno di più, però sì, cioè lui comunque si sta dimostrando un professionista a tutto tondo, cioè non si rassegna, comunque in gara cerca di dare sempre il massimo per portare a casa il miglior risultato. E poi certo ci sono magari dei frangenti in cui qualcuno può pensare ma perché quest'uomo quarantenne non si decide ad appendere il casco al chiodo? Sai, è comunque una decisione non semplice da prendere per una professionista che ama il proprio mestiere. Cioè comunque l'abbiamo visto, ci sono tanti casi di piloti, ma non solo nel motociclismo, cioè un po' in qualsiasi disciplina sportiva, che continuano comunque ad andare avanti perché sentono dentro il cuore la ferocia agonistica. Io non credo che il fuoco dentro Bautista si sia appassito. È un po' una concomitanza di cause, cioè da quando è arrivato Bulega chiaramente il focus un po' del team probabilmente si è spostato dall'altro lato del box. Se fino a quel momento Bautista era, insomma, il punto di riferimento della squadra, con l'ingresso di Bulega diciamo che il giovane ha iniziato a dare le paste al maestro, come si suol dire. Però vediamo, anche secondo me, se proprio ha deciso in cuor suo di ritirarsi, queste settimane, questi mesi saranno decisivi. Poi ecco, sarà interessante anche capire il futuro di Jonathan Rea. Insomma, ci sono tante incognite nella Superbike attuale. Sarebbe un peccato perdere tutto insieme Bautista e Rea per una questione anagrafica e magari Toprak perché vuole inseguire i suoi sogni in MotoGP. Adesso fortunatamente devo dire che in Superbike stiamo assistendo anche un po' a un ricambio generazionale, cioè stiamo vedendo nuovi piloti, cioè non so, mi viene da pensare allo stesso Vickers, insomma, che è giovanissimo, Montella che è arrivato adesso in Superbike, insomma, cioè ci sono tante speranze affinché la Superbike possa continuare a vivere dei momenti magici, tra virgolette, o che comunque stanno crescendo tante figure che in un domani non troppo lontano potranno nuovamente appassionare i tifosi, come sta facendo adesso Toprak, Bautista e compagnia cantante. Carlo, faccio fare a te la conclusione. Un diavoletto con le corna un po' spuntate? Come? Un diavoletto con le corna un po' spuntate? Quanti giorni ho per rispondere a questa parte? No, cercherò di essere breve, come dice quello. Allora, io penso che quello che muove i piloti, il pilota sono le motivazioni, no? Abbiamo appena detto Toprak vuole andare in MotoGP e farà bene perché vuole andarci. Bulega non ha vinto mai un mondiale, vuole vincere, cioè hanno degli obiettivi. Quando si arriva, l'unico pilota che ha vinto un mondiale a 40 anni si chiama Max Biaggi, l'unico in Superbike, perché Bedis ne aveva 39, ma voglio dire, stiamo parlando di supercampioni. Secondo me è normale, fisiologico, che Bautista non sia più il Bautista di qualche anno fa. Nessuno di noi è quello che era 10 anni fa, a parte forse Luca, che è talmente giovane che sempre quello era, a parte gli scherzi. Io sinceramente ho capito che Bautista non ha più fame, non è più diciamo, non può più lottare con due cani arrabbiati, senza offendere, insomma, era per rendere, con due belve come Toprak e Bulega, assolutamente, ma neanche con Locatelli. Non c'erano né Toprak che era indietro e neanche Bulega in gara 2. L'ho visto quando lui è arrivato in sala stampa a Portimao in gara 2, contento di aver fatto terzo.
non sei più un pilota, o meglio sì, per carità, vorrei esserlo io un decimo di quanto lo è lui, ma voglio dire non sei più, non hai più la rabbia, non hai più la voglia, non hai più... Poi si ritira, non si ritira, dipende da tante cose, perché poi arrivata a quell'età lui comunque si sente bene, comunque, ripeto, cavoli, è un fior di pilota, però se Ducati vuole vincere, a parte Bulega, non deve più puntare su Bautista, perché, ripeto, ha vinto Locatelli, siamo tutti contenti, quello che vi pare, ma quell'altro, il 2 volte campione del mondo spagnolo, aveva la Ducati ufficiale ad Assen, ragazzi, cioè non esiste proprio, ma gli manca la rabbia, non ha più, capito, fa errori appunto, insomma, ogni tanto. L'anno scorso per un lungo periodo, a causa del discorso peso, non aveva feeling con la moto. Poi a un certo punto a Most, me lo ricordo benissimo, perché Bautista tra l'altro è un pilota che io ho nel cuore, a Most disse ho trovato il feeling, da lì è caduto 7 volte. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che ora che la moto va forte sei tu che ormai ha perso un po' il treno, ecco, io la penso così. Poi per carità è forte, fortissimo, farà terzo, quarto in campionato, sicuramente vincerà qualche gara, perché sai, ripeto, se non vince quando sono fuori top, perché Bulega non vince più, però staremo a vedere, tutto può succedere, però secondo me, e questo ripeto non è legato, ha più voglia per assurdo, e gliel'ha data questo infortunio Jonathan Rea ha ancora voglia, cioè Jonathan Rea se gli danno una moto appena lui ancora, cioè, lui c'ha una rabbia dentro, una voglia di vincere, anche dopo 6 mondiali era lì che litigava con tutti per vincere, quindi lui, Johnny è diverso e c'ha 2 anni meno di lui, insomma non è che sono 1 o 2 anni, mentre Bautista secondo me no, ecco, tutto qua. Io ringrazio tutti i miei ospiti per essere stati qui con me questa sera, per averci accompagnato in questo post World Superbike. Grazie ad Andrea, grazie a Carlo, grazie a Luca, grazie a Lucia. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fino ad ora, una bella lunga maratona passando dalla MotoGP alla World Superbike. E... Carlo, volevi dire? No, volevo solo avvisare Andrea Periccioli, stai attento a Luca, sembra un bravo ragazzo ma è juventino, te lo voglio dire, sai, tranquillo, che adesso ha iniziato a venire al CIV, lo faccio crescere sotto la mia ala. Hai visto, ci siamo curati una serpe in seno, come dice Lucia, ma tu adesso lo faccio calcio. convertire. Ah, vabbè, allora va bene. Comunque, Lucia è una persona seria, non lo guarda il calcio, vero Lucia? Sì, non lo guardo. Meglio le moto. Meglio le moto. Naturalmente scherzo, era per prendere in giro Luca. Sì. Grazie a tutti. Ciao Andrea. Ciao, buona serata. Ciao Carlo. Ciao Lucia. Ciao. Ciao Luca. Ciao, grazie, ciao. E voi iscrivetevi al canale. Ciao.